Sui documenti tecnici NASA si parla di terra piana non rotante ed altro ancora. Un caro saluto e bentornati o benvenuti su Canal 104 Plus. È il plus che fa la differenza. Video dedicato a chi conosce ed usa il fornitissimo indice alfabetico al quale si accede attraverso il sito www.tinelli.eu. Con le oltre 3500 voci fra video, audio e documenti da visionare o scaricare senza alcun abbonamento, sottoscrizione o registrazione, potete fare le vostre libere ricerche e le vostre comparazioni fra quello che ci hanno iniettato nella mente, non con lo studio ma con la memorizzazione, attraverso la scolarizzazione obbligatoria. La realtà è ben differente, spesso il contrario di quello che pensiamo sia vero. Link in descrizione del prezioso indice alfabetico in tutti i video. Come da titolo, questa è la migliore prova diretta della Terra piana dalla stessa NASA. Può sembrarvi pazzesco, ma analizzate semplicemente il video 15 documenti NASA dimostrano la Terra piatta, postato il 22 novembre 2018 con tutti i 15 link, che però hanno tolto o non mostrano l'anteprima o reindirizzano su altri siti. Sappiamo che la storia è stata inventata, manipolata ed è continuamente modificata. Comunque sia, la NASA, che si suppone mostri la verità sullo spazio, non ce la racconta giusta. Dimentichiamo la Terra piana per qualche attimo e focalizziamoci sulla NASA. Basta cercare a fondo e su uno dei documenti attualmente ancora online, come questo, che potete scaricare dal link che trovate in descrizione, del 1988 si legge: derivazione e definizione di un modello di aeromobile lineare. Nel sommario a pagina 7 si legge: questo rapporto documenta la derivazione e la definizione di un modello lineare di aeromobile per un velivolo rigido di massa costante in volo su una terra piatta e non rotante. Sì, avete letto bene, ma saltiamo tutti i molteplici calcoli matematici e scorriamo fino a pagina 35. Osservazioni conclusive. Questo rapporto deriva e definisce un insieme di matrici di sistema linearizzate per un velivolo rigido di massa costante in volo in atmosfera stazionaria su una superficie terrestre piatta e non rotante. Hanno fatto i calcoli basandosi su una terra piana non rotante. La domanda è: perché la NASA e tutte le persone usano questo modello piano se viviamo presumibilmente su una gigantesca palla rotante? Pensateci. Non dovrebbero considerare la curvatura e la rotazione della Terra nello sviluppo degli aerei? Secondo la scienza dei mainstream, sì, dovrebbero farlo, ma in questo documento ufficiale della NASA non lo fanno. È come ammettessero che per far sì che il loro mondo reale possa funzionare hanno bisogno di trattare la Terra come se fosse piana e stazionaria. Che cosa vi stanno dicendo? Se i calcoli della NASA si basano su una Terra piana, non vi fa pensare che cosa succede realmente qui? Diamo un occhio ai pianeti. Questo è quello che ci hanno raccontato. La Terra deve essere una sfera perché gli altri pianeti sono sfere. Ma la Terra non è affatto un pianeta, è un piano. La forma dei cosiddetti pianeti nel cielo non ha alcuna connessione con la forma del suolo, del terreno su cui poggiamo i piedi. Per migliaia di anni le persone conoscevano questi pianeti come stelle erranti, perché si muovono nel cielo in modo differente dalle stelle fisse. Ma sono veramente oggetti solidi sferici? Quando osservate il cielo, sia ad occhio nudo che attraverso i telescopi, cosa si vede veramente? Sia le stelle che i pianeti erranti appaiono come luci brillanti, ma non assolutamente pianeti solidi rotondi. La NASA ci mostra immagini generate dai computer che sembrano mondi sferici, ma non sono per niente vere fotografie. Si tratta di immagini costruite per sostenere la narrativa di una Terra a globo. Gustatevi la costruzione dei pianeti immaginari TRAPPIST-1, semplicemente usando un paio di pixel come base.
Oppure, intelligenza artificiale dimostra che pianeti e stelle devono essere più vicine e più piccole. Inoltre avete a disposizione, fra le varie voci, stelle sono luci. Una cosa interessante, nell'antichità, come rivela l'etimologia del termine pianeta, in greco antico stelle vagabonde, venivano considerati tali tutti gli astri che si spostavano nel cielo notturno rispetto allo sfondo delle stelle fisse. Nel video dedicato ai credenti delle Sacre Scritture e della narrativa ufficiale, suggerivo di gustarvi la voce Cupola, è scritto sul sito ufficiale del Vaticano, e adesso vi invito a vedere Cupola, volume 2, Enciclopedia Americana del 1958 la descrive. E non finisce qui. Cercate Cupola, la struttura della terra per i testimoni di Geova. Ma tornando alla vostra Bibbia andiamo a leggere Amos 9, versetto 6. Colui che edifica i suoi gradini nei cieli, che fonda la sua struttura sopra la terra, e la struttura com'è fatta? Basta cliccare sull'asterisco e si legge o cupola o volta. Grazie di aver guardato fino in fondo e se ancora non lo avete fatto, regalate o regalatevi il risveglio nel formato cartaceo solo in bianco e nero e il secolare Nuovo Ordine del Male, sempre in pronta consegna. Il semplice valore del costo di una buona tazzina di caffè è ben accetto attraverso PayPal. Tutti i link in descrizione.